com'era equipaggiato un oplita greco tra il VI e il V secolo a.C., diciamo un oplita che ha partecipato alle guerre persiane. Ve ne mostriamo oggi un esempio, grazie a molti pezzi che abbiamo realizzato qui nel nostro laboratorio di Res Bellica. Tanto per cominciare, il nostro oplita ha un elmo di bronzo. Noi siamo abituati a pensare all'oplita che indossa il tipico elmo corinzio, che è senz'altro l'elmo più iconico, ma era soltanto uno di diverse tipologie di elmo che i guerrieri della Grecia classica avrebbero indossato. In questo caso il nostro oplita indossa un elmo di tipo calcidico o attico-calcidico, che è un elmo che è strettamente imparentato con l'elmo corinzio. Noi in particolare ci siamo rifatti a una tipologia a paragnati di fisse e falciformi, che presenta anche a mo' di sobria decorazione questa nervatura, questa incisione. Ecco, questi elmi sappiamo anche che potevano essere estremamente decorati. Gli esempi archeologici che abbiamo, noi in particolare ci siamo basati su 4 esemplari, possiamo citare per esempio il più simile, che è quello custodito alle Royal Athena Armories. Questi elmi qui potevano essere appunto estremamente decorati, con per esempio delle applicazioni che andavano a enfatizzare le sopracciglia, magari realizzati in argento, oppure potevano essere stagnati, eccetera, eccetera. Ecco, noi abbiamo optato per una linea più sobria. Comunque, se foste interessati a questo elmo, sappiate che noi possiamo anche realizzare delle decorazioni su richiesta. Naturalmente, nel caso foste interessati, vi invitiamo a contattarci ai link e contatti che trovate nella descrizione del video. L'elmo naturalmente non veniva indossato direttamente a contatto con la pelle o con il cuoio capelluto, insomma. Sembra un'ovvietà, ma ci teniamo a specificarlo perché in alcuni video passati ci avete fatto questa domanda. E quindi cosa veniva indossato tra la testa e l'elmo? Non lo sappiamo con precisione, abbiamo degli indizi. In questo caso abbiamo semplicemente messo una cuffia imbottita, una specie di cappello, diciamo così, sulla testa del guerriero, mentre invece altre fonti, per esempio iconografiche del mondo greco, ci mostrano l'utilizzo di alcuni cappelli molto particolari. Si tratta di cappelli di tipologia trace o scitica che presentano 2 orecchie, diciamo così, e una specie di coda. Queste potevano anche venire rivoltate e piegate per probabilmente anche aumentare un po' l'imbottitura e il comfort. Parlando dell'armatura, naturalmente nel mondo greco erano presenti diverse tipologie di armatura indossate dagli opliti. In questo caso il nostro guerriero indossa una linotorax, una di quelle armature facenti parte di quella famiglia chiamate a corsaletto e spallacci. Il nome va da sé, per via del corsaletto e dei 2 spallacci che costituiscono la chiusura nonché necessaria protezione per le spalle. Questa in particolare è una linotorax che abbiamo realizzato per un nostro cliente e che sarà presto spedita. È stata realizzata sulle sue misure e seguendo le sue richieste. Di queste armature, a parte un esempio che era completamente ricoperto di scaglie, non solo un pannello come in questo caso, non abbiamo reperti perché siamo certi che fossero completamente organiche. Infatti la linotorax era, come dice il nome, composta di lino o fatta anche con del lino. Nel nostro caso si tratta di feltro ricoperto di lino da entrambe le parti, oppure potevano essere realizzate in cuoio. Sono quelle che anche sul nostro sito troverete per esempio come spolas. Queste armature potevano essere molto semplici oppure potevano presentare anche delle ricche decorazioni, come in questo caso. Per esempio qui, seguendo le richieste del cliente, che sono state confrontate anche con le fonti per avere il risultato migliore e più realistico possibile, abbiamo aggiunto queste decorazioni a meandri realizzate in tessitura a tavolette a incorniciare il pannello di scaglie, pezzo che naturalmente va ad aumentare, va da sé, la protezione per l'addome. Qui in mezzo al petto, che è una cosa che si vede, una caratteristica che si vede moltissimo nella ceramica greca, per esempio, abbiamo una gorgone, che è un simbolo apotropaico molto potente di protezione, e gli spallacci, come spesso si vede anche qui nell'iconografia, sono decorati con un altro simbolo di grandissima fortuna nel mondo greco, poi ellenistico, addirittura anche in quello romano, ovvero la stella Argeade o sole di Vergina. In questo caso molto particolare perché sono state sbalzate, realizzate a mano qui nel nostro laboratorio, altrimenti spesso, come possiamo presumere che venisse fatto, noi le dipingiamo sugli spallacci. Per concludere, parlando del pezzo che è il più evidente e appariscente dell'armatura, ovvero il ventrale, la fascia qui ventrale di scaglie, è stata ricostruita sulla base di numerose fonti iconografiche, particolarmente dalla ceramica greca, che ci mostrano corazze che erano o parzialmente
come la nostra, oppure completamente ricoperte in squame. L'equipaggiamento difensivo dell'oblita sarebbe stato completato naturalmente da un paio di schienieri di metallo e ovviamente dall'elemento forse più caratteristico di tutta la panoplia degli opliti del mondo classico, ovvero il suo scudo, la Spis. È uno scudo, questo in particolare, del quale abbiamo parlato anche in precedenti video sul canale. Qui, per riassumere, si tratta di uno scudo di tipo argivo, è realizzato con delle assi sagomate poi incollate tra di loro. Questo in particolare tra le nostre produzioni è forse quello più vicino a come poteva essere uno scudo dell'epoca, è la ricostruzione più vicina alla realtà tra quelle che abbiamo realizzato fino ad adesso. È ricoperto davanti in cuoio crudo, in antico poteva anche essere ricoperto per esempio in lino gessato, ricoperto di gesso, e ha un bordo in bronzo decorato con un motivo a treccia diffusissimo nel mondo greco, e anche qui è un motivo che avrà una grandissima fortuna anche nel mondo ellenistico e romano più avanti. Per una descrizione completa di questo scudo vi rimandiamo naturalmente ai video dedicati, li troverete nella playlist sugli scudi. Venendo infine all'equipaggiamento offensivo dell'oplita, qui, solo per motivi di spazio ovviamente, manca l'elemento che sarebbe stato più caratterizzante e più usato dagli opliti, ovvero la lancia. Si tratta di una lunga lancia, lunga fino a 2,5 metri, con una punta foliata in acciaio e un puntale in bronzo chiamato sauroter. Se l'arma principale dell'oplita è la lancia, questo non toglie che naturalmente avessero anche bisogno di un'arma da fianco, di una spada generalmente mediamente corta, questo anche per permettere il combattimento negli ristretti spazi che gli scontri tra falangi avrebbero creato. La tipologia che abbiamo dato noi al nostro oplita è una Kopis, un'arma a un solo taglio, un solo filo, che veniva usata principalmente per dei grandi colpi di taglio, tant'è vero che il nome Kopis stesso deriva probabilmente dal greco kopto, che vuol dire fendere, tagliare, colpire. Anche questa è una ricostruzione che abbiamo realizzato in base alle fonti disponibili, ovvero il sistema di sospensione realizzato sulla base di alcune iconografie che ci mostrano una tracolla probabilmente in corda, con questi ciuffi che escono fuori dal retro del fodero, e il fodero stesso è decorato con questo motivo a spirale che appunto è diffusissimo nell'arte greca quando si tratta di rappresentare questo tipo di armi. Anche di questa nostra ricostruzione abbiamo realizzato alcuni video dedicati, per cui vi rimandiamo, se volete approfondire, proprio a questi video che troverete sul nostro canale. Un'ultima cosa importante che vorremmo specificare: quelle che vi stiamo mostrando sono ricostruzioni, non sono riproduzioni precise di specifici reperti, perché possiamo realizzare anche una riproduzione di un reperto specifico. Noi però, per la nostra filosofia, preferiamo, dove possibile, proporre delle ricostruzioni. Qual è la differenza? Cosa intendiamo? Vuol dire che tutto quello che voi vedete qui è perfettamente coerente con lo spirito del tempo al quale fa riferimento, con le fonti a disposizione, ma non sono questi pezzi dei cloni di cose già esistenti, perché lo possiamo fare, ma nel mondo reale non avremmo visto la copia di uno specifico reperto che noi magari siamo abituati a vedere. Avremmo visto, basato su magari uno stesso modello, anche uno stesso archetipo, se vogliamo chiamarlo così, avremmo visto diversi oggetti simili tra loro, magari, ma non uguali, e soprattutto che avrebbero anche espresso, come nel caso del mondo oplitico, anche il gusto, le credenze, il pensiero di colui che li indossava e li aveva commissionati, perché si trattava di oggetti personali in questo caso. Quindi, come vi diciamo anche in molti altri nostri video, noi preferiamo proporvi, come dire, una ricostruzione di quello che è il mondo che viene rievocato dagli oggetti che poi vengono indossati dal rievocatore. Questo sia per dare un maggiore realismo, appunto per mostrare anche questa varietà che esisteva nel mondo antico, vuoi per le scelte del committente, vuoi perché erano lavori come i nostri realizzati artigianalmente, sia anche per permettere al cliente di, pur rimanendo nei confini che le fonti ci danno, per permettere ai nostri clienti di poter anche esprimersi, diciamo così, ed esprimere i loro gusti e le loro preferenze negli oggetti che indossano, quindi creando delle ricostruzioni che sono coerenti e perfettamente inserite nel contesto storico che viene rievocato e ricostruito, ma anche uniche e molto personali. Se vi interessa avere un equipaggiamento come questo, oppure se ne volete uno realizzato sulle vostre esigenze e basandosi sulle fonti con il nostro aiuto,
potete naturalmente visitare il nostro sito resbellica.com e inviarci un messaggio ai contatti che troverete in descrizione. Noi torneremo senz'altro presto a parlare di opliti greci ed equipaggiamenti del mondo degli opliti, per cui continuate a seguirci.